Ecco come programmare l'algoritmo in modo che ti possa restituire sempre dei video che ti interessano e non cose che invece ti fanno arrabbiare oppure che non ti interessano, ti fanno perdere tempo. Per spiegarti questa cosa ho bisogno di un briciolino di tempo, quindi seguimi fino in fondo perché facciamo il video a pezzettini. Innanzitutto devi sapere che l'algoritmo ti restituisce dei video e ti propone dei video, ma lui non lo sa se ti piacciono o no, lui conosce le tue interazioni, quindi a seconda di come tu interagisci con i video, attraverso i commenti, attraverso i mi piace e i non mi piace, lui ti può restituire delle cose che ti possono interessare in funzione appunto di quanto tu le guardi, di quanto tu le segui, di quanto tu ti impegni e spendi energia per quei video. Quindi il semplice cliccare sopra un video è già un dispendio di energia che tu fai, è una curiosità che tu accendi e l'algoritmo ti dice: ah, sei curioso di questo? Allora, associato a questo video ci sono anche questo e quest'altro video. Se poi vuoi spendere ancora più energia c'è magari il cliccare mi piace con le varie faccine o gli vari emoticon, e se spendi ancora più energia lasci un commento. Ora devi sapere che ci sono degli imbecilli, perché tanto quello è il nome loro, che utilizzano una logica veramente patologica, malata, e praticamente che cosa fanno? Spendono tantissima energia per i video che non gli piacciono. Quindi se incontri un video e spendi dell'energia per scrivere un commento, magari dicendo: ah, ma che cazzo dici, sono tutte sciocchezze quelle che hai detto, i tuoi video mi fanno schifo, sei una persona di merda. Ecco, facendo così, tu hai appena detto all'algoritmo: guarda quanto io sto spendendo di energie su questo video, vuol dire che mi interessa. Quindi l'algoritmo ti restituisce ancora più video, e siccome sei un imbecille, invece di commentare cose buone alle persone che ti piacciono, ai video che ti piacciono, ti dedichi a dire cose brutte alle persone che non ti piacciono, e praticamente ti stai rovinando la vita da solo. In pratica quello che dovresti fare è cliccare mi piace o comunque lasciare un commento con dei come dire, con dei complimenti, con delle considerazioni positive sotto i video che ti piacciono, e chiaramente l'algoritmo che cosa fa? Ah, ti piace queste cose, e te ne propone ancora di più, tutti quei video che sono associati a quel tipo di tema, quel tipo di cose che vengono dette. Però ricordati che qualcosina di brutto è sempre associato al tema che preferisci. In quel caso non cliccare, non fare assolutamente niente. In pratica, se vuoi che sparisca un personaggio dai tuoi feed e non lo vuoi vedere più, non lo devi cliccare più, non lo devi cercare più, non devi fare ricerche in quel senso. E stai attento, non è mettere la testa sotto la sabbia, è imparare a utilizzare l'algoritmo, perché, ti ripeto, l'algoritmo, anche se noi lo diciamo che è intelligente, ma non è intelligente, vede soltanto delle azioni che tu fai, e più tu fai delle azioni in una direzione, più lui ti restituisce tutto ciò che è in quella direzione lì. Se spendi energia scrivendo commenti orribili con offese a qualcuno che non ti piace, l'algoritmo te lo rimanda e te lo rimanda e te lo rimanda, e in pratica ti sei scavato la fossa da solo perché sei un coglione. Quindi penso che tanti di noi che fanno i video, quando vediamo questo tipo di commenti che dite che no, che bla bla bla, che offendete, noi sappiamo immediatamente che siete dei coglioni patologici e che fate parte di quella categoria degli imbecilli. L'ho detto tante volte: se non vi piacciono i miei video in particolare, non mi guardate più, non cliccate più, non mi seguite più. E così come tutti gli altri, ci sono delle cose che a me non piacciono, non mi interessano, e non le seguo, non spendo energia in quel senso. Poi se un giorno sarò interessato farò una ricerca, e adesso ti insegno anche un altro trucco per fare una cosa ancora migliore. Se vuoi fare un esperimento interessante, crea 2 o 3 account diversi e fai ricerche incrociate in maniera diversa, con nomi diversi. Vedrai che l'algoritmo ti manda dei feedback che sono completamente diversi tra un account e l'altro, e questo ti fa capire come è la tua interazione con l'algoritmo che cambia la faccenda.
non è l'algoritmo intelligente che ti legge nella mente e ti dà quello che è giusto per te. In questo modo puoi programmare un account solo con video che parlano di medicina e quindi elimini tutte le stronzate, e poi dopo puoi fare un account che parla solo di stronzate e quindi elimini le cose scientifiche. Questo lo scegli tu, però renditi conto che tu sei responsabile di ciò che stai percependo. Se non fai delle azioni in una direzione, quella direzione non appare. Se tu non punti gli occhi su qualcosa, quel qualcosa non appare, non viene percepito, e quindi ricordati che l'algoritmo, benché sia intelligente, sfrutta enormemente la tua stupidità se non lo sai usare. Insomma, ancora un'altra volta, se non conosci gli strumenti, corri il rischio di farti male da solo. Ma quando ti fai male da solo, è bene se fai un paio di passi indietro invece di alzare la voce, perché devi sapere che quando scrivi certi tipi di commenti, le persone si accorgono subito che fai parte della categoria degli imbecilli, lo sanno subito. Ma non solo, quando tu scrivi un commento brutto su un video che non ti è piaciuto o magari l'autore ti sta antipatico, devi sapere che tu stai portando ancora più visibilità a quell'autore. E infatti per ogni commento che ti viene scritto, per ogni click, per ogni energia che viene spesa per quello che tu stai proponendo, l'algoritmo ti propone sempre di più. Quindi tanti dei video che questi influencer fanno servono proprio per innescare rabbia nei tuoi confronti, per innescare un click, per innescare un commento anche se è brutto. Allora non gliene frega niente, ok? Allora sto cercando di insegnarti qualcosa dell'algoritmo di YouTube, di Facebook, dei social. Però ricordati che questo atteggiamento te lo porti dietro anche nella vita, è uno strumento importante. Non andare in posti dove le persone ti stanno sulle palle, ma in posti dove fanno le cose che ti piacciono, e premia le persone che fanno cose che secondo te sono buone. Fai buoni complimenti, fai buone considerazioni invece di criticare. L'ultima cosa che ti voglio dire è questa: se non sei nella condizione di poter fare una critica, non ti attaccare semplicemente al diritto di parola, perché sottolinei ancora una volta che sei un imbecille. Se sei una persona che non fa contenuti, che non ha dato niente al mondo, che non fa altro che lamentarsi e scrivere cose brutte sotto i video, stai distruggendo tutto quello che tu percepisci. Non è che il mondo finirà perché tu hai detto a qualcuno che è un coglione, ok? Semplicemente stai disegnando intorno a te terra bruciata. Cioè le persone non vogliono stare con gli imbecilli, va bene? Quindi se vuoi disegnare un buon algoritmo, clicca solo sulle cose che ti piacciono. Ma come faccio a sapere se mi piacciono? Certe volte cliccherai anche su dei video che magari non ti piacciono o non sei d'accordo. Semplicemente non fare niente, chiudi la pagina, attiva un'altra pagina, e se l'algoritmo te lo ripropone non cliccarlo più, ok? Non scrivere commenti, non scrivere mi piace o non mi piace, e invece interagisci sempre di più con quello che ti piace. Questo funziona anche nella vita. Chiaramente non è un modo per eliminare completamente le cose negative, l'algoritmo te le riproporrà in qualche modo, però tu non ci spendere energia sopra, perché sarebbe come dire che te ne prendi a male quando le persone ti dicono le cose brutte. No, non le ascoltare proprio, eliminale, togli quella percezione e accorgiti invece di chi ti sta supportando. Bene, insomma, mi fermo qua, spero di averti fatto un po' riflettere su come tutto il mondo del web in realtà risente di come siamo noi. Non è come è, ma come noi siamo. Ancora una volta vi ricordo che noi percepiamo la realtà non per come è, ma per come siamo. Bene, ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, vi lascio con questo bel panorama. A presto.